Oggi vi farò vedere, con l'occasione che sto facendo il tagliando, vi farò vedere come cambiare la guarnizione del supporto del filtro. La caratteristica, diciamo, la problematica di questa guarnizione è che qui, diciamo, i possessori di Z4 lo sanno, c'è una problematica di perdite di olio. Infatti nella parte bassa, sotto, si ha continuamente tutta la coppa che si va ad imbrattare, in pratica si imbratta tutta di olio. Voi guardate qua, è tutto imbrattato d'olio. Adesso magari non so se dal video rende e magari si va a pensare che sia chissà quale problematica grave, in realtà è solamente questa guarnizione che adesso vi faccio vedere. Allora, la guarnizione in questione è questa qui, è una guarnizione semplicissima come potete vedere, costa una decina di euro, originale BMW. Questa è la causa dell'imbrattamento di olio che avviene sotto la coppa del motore. Quindi se avete una Z4 o comunque un Serie 3 che monta il motore M54 BMW, che sia 2005, 3000, in questo caso un 3000, sappiate che cambiando questa guarnizione voi risolvete l'imbrattamento di olio. Come primissima cosa andrò a togliere la scatola filtro, ma il tubo con il debimetro lo si lascia, di scatola filtro e in maniera tale da avere più spazio per aggiungere l'alternatore e l'eventuale cinghia che andremo a togliere. Una premessa che volevo fare è che giustamente adesso la macchina andrò a geccare con il mio crick. Prima di cominciare il lavoro scolerò l'olio in modo tale che quando vado a togliere la guarnizione non avrò perdite di olio, imbrattamenti ulteriori a quelli che già ho. Il motore è caldo, quindi possiamo andare a scolare l'olio. Bene, come potete vedere la vaschetta è bella piena, quindi munetevi di una vasca bella grande. Aspettiamo ancora un po' e poi cominciamo nel frattempo a smontare la parte alta. E adesso andrò a togliere la cinghia. Qui c'è, aspetta, vi faccio vedere, qua c'è il tendicinghia, questo lo tiro con una chiave e mi toglierà la tensione dalla cinghia e dopo la stiro, semplicissimo. Eccoci qua sotto la macchina. Bene, come vedete la cinghia adesso è molla. Qua c'è, qua in mezzo, che in realtà si fa un po' fatica a vedere, ma c'è una chiave da 16 se non sbaglio. Comunque c'è una chiave, voi la tendete, questo tendicinghia si sposta, la cinghia si molla, vedete? La cinghia si molla e la sfilate. Benissimo. Mi raccomando, ricordatevi la posizione. Ora abbiamo tolto la cinghia dei servizi, ora andremo a farci ancora più spazio. Toglieremo questa puleggia qua, che ovviamente ha questo perno che passa da qui fino di qua per andare a togliere il primo bullone che tiene l'alternatore. Il secondo è sotto qua, non si vede ma andate dentro con la mano, lo trovate. Quindi sono 1 e 2 che tengono l'alternatore. Tolti questi due, l'alternatore facilmente viene via, dopodiché abbiamo accesso alla nostra guarnizione, togliendo ovviamente questa parte qua. Ecco qua, praticamente c'era questo perno qua e quest'altro. Ovviamente sono andato anche a togliere un connettore che c'era qua e con questo dado che teneva il positivo per l'alternatore. C'è anche questo connettore qui sopra da togliere e quest'altro, quindi sono
uno, questo è quello dell'alternatore di prima, e anche questo, e 2. Ok, allora ho tolto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qua non si vede tanto, ma c'è un altro bullone che è l'ultimo che sto per togliere. Tolto questo, ovviamente tutto, vedete che già si muove, tutto si toglierà. E metteteli in ordine perché hanno diverse lunghezze, io le ho messe in ordine di posizione, quindi in base alla loro posizione li ho messi in ordine. C'è una tubazione dell'olio che passa da qua dietro e arriva fino qua davanti. Noi togliamo da qua. Allora, ho scollegato il tubo, come vi dicevo c'è questo bullone, il bullone l'ho riposizionato in sede qua, che così so che va qua e non lo perdo, non perdo le rondelle, una va sopra e una sotto. Scollegato il tubo che rimarrà con il nostro housing, adesso tolgo l'ultima e togliamo il tutto. Bene, come potete notare la mia previsione era corretta, ovvero che tutto quello sporcamento che si faceva nella coppa, vedete che è tutto pieno d'olio, guardate che roba, tutto sporco d'olio, è la guarnizione, questa famosa guarnizione del filtro olio, che vedete questa, il suo contorno, ovviamente col tempo caldo, freddo, insomma si secca e dopo comincia a perdere dalla parte soprattutto sotto. Bene, adesso con un piccolo stuzzicadente, quelli di metallici, andiamo a togliere la guarnizione e mettiamo quella nuova. Ovviamente gli diamo una lubrificata prima e così la ammorbidiamo, o con della vasellina ancora meglio, e la si va a mettere dentro. Prima di tutto però andrò a dare una bella pulita qua, tutto quanto la zona. Bene, allora ho pulito tutto questa zona qua dove va a appoggiarsi la guarnizione. Pulitela bene perché altrimenti qua dopo la guarnizione perde anche con quella nuova, perché deve essere ben levigato, ben pulito. Adesso l'ho anche grattato, diciamo, strofinato con dello Scotch Brite. Allora, togliamo la vecchia guarnizione, magari non si vede dal video ma solo a toccarla si sente che è proprio secca, addirittura quasi rischia secondo me di spezzarsi, si sente proprio che è secca. Ok, quindi questa scartiamo e diamo una pulitina e mettiamo la nuova guarnizione. Possiamo procedere a montare il pezzo sulla nostra macchina. Bene, allora ho rimontato il tutto e adesso andrò a fare la torsione dei 6 bulloni. Vanno toccati a 25 Nm. Allora ho rimesso il filtro nuovo, ho attaccato tutti i connettori, quindi 1, 2 e 3 che avevo staccato prima. Ho lasciato solo in stand by quello dell'alternatore e il cavo del positivo sempre dell'alternatore, che adesso andrò a montare e poi si può cominciare a rimontare del tutto l'alternatore e rimettere la cinghia. Cosa importante, ho ricollegato anche questa tubazione qua dell'olio. Rimontato anche il filtro, tutto montato, si può far girare il motore. Bene, tagliando quasi finito, mettiamo l'ultimo litro d'olio. Sembra birra purtroppo, ma non è. Là è il flacone da 5 litri che ho finito prima e adesso ci metto l'ultimo litro. In realtà in totale ci stanno 6 litri e mezzo e nell'M54, però intanto ne metto 6, faccio girare il motore e poi faccio il livello con l'asta. Allora, per le candele sono sotto ovviamente le bobine, le 6 bobine. Abbiamo tolto questo coperchio con due bulloncini con 2 dadi da 10. Ora piano piano basta sollevare qua e tirare
Prima che stacco il connettore, muovo un po' e poi la bobina viene via. Eccola qua. Così per tutte e 6. Poi la candela è là, chiave candela, e si cambiano le candele. Bene, con la chiave candela del 16 tolgo tutte le candele, se vediamo intanto la prima in che condizioni è. Ma come potete vedere è piena di incrostazioni d'olio. Adesso vi faccio vedere le candele nuove, se confrontiamo la candela nuova. Comunque a livello di usura e elettrodo non è male, però il colore e le incrostazioni è veramente pessimo. Va bene, procediamo a montare tutte e 6 le candele e poi andiamo a provare la macchina.